Ben ritrovati cari amici, continuiamo a parlare della prima guerra mondiale. Come abbiamo detto alla fine della video lezione precedente, facciamo una pausa da un punto di vista cronologico nella spiegazione degli eventi. Questa lezione sarà completamente dedicata a spiegare le caratteristiche peculiari, le caratteristiche fondamentali della prima guerra mondiale, il che può essere espresso anche in questo modo. Bisogna rispondere alla domanda: perché la prima guerra mondiale è diversa da tutte le altre guerre precedenti? Quali sono le caratteristiche di novità di questa guerra? Allora, alcune caratteristiche le abbiamo già trattate. Ricordate, la prima guerra mondiale è una guerra di posizione, una guerra di logoramento, una terribile guerra di trincea. Non è più una guerra di movimento dove c'è lo scontro corpo a corpo tra i nemici, come era nelle guerre precedenti. Si tratta di una guerra in cui il fattore umano conta poco, in cui conta moltissimo l'artiglieria e spesso il nemico non si riesce neanche a guardarlo. Il fatto che sia una guerra di trincea, che debba essere combattuta in questa maniera terribile, in questi buchi, in queste trincee, invece che essere una guerra di movimento, è una caratteristica che noi però abbiamo già ritrovato in alcune guerre precedenti, cioè c'erano state delle anticipazioni. Vi ricordate la guerra russo-giapponese? Le navi russe neanche vedono da dove i giapponesi scaricano la loro artiglieria. Le navi russe vanno in fiamme, i giapponesi colpiscono da chilometri di distanza, il nemico non viene più visto, non conta più il fattore umano, conta soltanto l'artiglieria, le armi. Quindi c'è stata qualche anticipazione del fatto che le armi siano distruttive, contano più del fattore umano. Nella trincea, per quanto tu possa essere coraggioso, pronto al sacrificio, eroico, ti tocca stare in quel buco. Se ti arriva una granata, una bomba a mano, una palla di cannone, non puoi fare assolutamente niente. Ora, la guerra di trincea, la guerra di logoramento, deriva ovviamente dal fatto che esistono nuove armi. Sono le nuove armi, le nuove tecnologie utilizzate che trasformano la guerra da guerra di movimento a guerra di trincea. Vengono usate numerosissime nuove armi che nelle guerre precedenti non esistevano. Noi abbiamo già accennato a nuove armi che magari sembrano poco appariscenti, ma in realtà erano decisive: le mitragliatrici automatiche. Le mitragliatrici automatiche ti impediscono, se non tra enormi difficoltà e con enormi perdite, di andare all'attacco del nemico, di muoverti in maniera scoperta fuori dalla trincea. Perfino il filo spinato, che sembra una cosa piccola, in realtà no, non esisteva nelle guerre precedenti. Tu vai all'assalto, trovi le barriere di filo spinato, resti fermo, è molto difficile muoversi sul terreno anche solo perché c'è il filo spinato. L'artiglieria, nelle guerre precedenti non esistevano le granate, le bombe a mano. Si può colpire per esempio con una bomba a mano lanciandola in una trincea senza neanche avvicinarsi alla trincea, senza avere il nemico di fronte. Sapete come colpisce una granata o una bomba a mano? Viene lanciata con una parabola, arriva all'interno della trincea, i cannoni diventano sempre più grandi, con una gittata lunghissima possono colpire a decine di chilometri di distanza. E quindi ovviamente tutte queste cose, l'artiglieria, tutte queste armi, ma anche il fatto che si usino le nuove tecnologie, il telefono, il telegrafo, le nuove comunicazioni, sono tutte cose che non esistevano nelle guerre precedenti. Inoltre poi ci sono delle nuove armi di tipo particolare, gli aerei. L'aereo era stato inventato da poco, l'aereo era stato inventato nel 1903 dai fratelli Wright. L'aeroplano, gli aeroplani erano ancora abbastanza primitivi, avevano difficoltà a portare delle bombe significative, a sganciare delle bombe. Questo sarebbe successo nelle guerre successive, per esempio nella seconda guerra mondiale, anche nella guerra civile spagnola, però gli aerei vengono adattati alla guerra, possono colpire dall'alto.
vi sono città in cui si comincia a costruire rifugi antiaerei, ci sono gli allarmi quando arrivano gli aerei nemici, ci si nasconde e si prova a bombardare le città dei nemici. Questo però avviene, ripeto, poiché gli aerei sono ancora primordiali, avviene ancora in maniera limitata. Il bombardamento dei civili e in generale il coinvolgimento militare dei civili nella guerra sarà limitato rispetto alla seconda guerra mondiale, però sia pure in casi limitati gli aerei bombardano proprio con le bombe. Ci furono anche dei tentativi a volte realizzati di usare i dirigibili, pensate, per sganciare delle bombe. Tuttavia gli aerei servivano inizialmente nella prima guerra mondiale come ricognitori, per ricognizione, cioè come aerei spia l'aereo guardava dove si trova il nemico dall'alto, si capisce esattamente dove si trova il nemico, si tracciano delle mappe. Queste ricognizioni spesso diventano ricognizioni fotografiche, viene mappato il territorio con delle foto che vengono fatte dagli aerei. In questo modo si costruiscono delle carte topografiche con una grande conoscenza del territorio nemico. Quindi aerei da ricognizione per fotografare il territorio, ma anche poi aerei da combattimento, non tanto con le bombe quanto con le mitragliatrici. Gli aerei vengono provvisti di mitragliatrici e colpiscono con le mitragliatrici. Rispetto il ruolo degli aerei militari sarà piuttosto limitato nella prima guerra mondiale, però per la prima volta si usa l'arma aerea. Abbiamo anche dei miti, degli assi cosiddetti dell'aviazione. Ci sono i duelli aerei, ogni asso dell'aviazione, grande pilota, finisce per superare un record, cioè il numero dei piloti avversari abbattuti, 20, 40, 60, si diventa famosi. Gli assi dell'aviazione, per esempio il Barone Rosso in Germania abbatte tantissimi aerei nemici prima di finire anche loro abbattuti. In Italia invece c'è Francesco Baracca, anche lui viene abbattuto e muore dopo aver stabilito un record, aver abbattuto moltissimi aerei nemici. Curiosità per gli amanti della storia dell'automobilismo: il simbolo grafico di Francesco Baracca sul suo aereo, disegnato sul suo aereo in maniera molto grande, era un cavallino rampante. Questo cavallino rampante fu, col consenso degli eredi di Francesco Baracca, fu poi assunto da Enzo Ferrari, che ne fece il simbolo delle automobili Ferrari, e quindi l'origine del cavallino rampante delle automobili Ferrari ha un'origine, come dire, patriottica, viene presa dall'aereo di Francesco Baracca. Oggi lo chiameremmo il logo della Ferrari. Enzo Ferrari però lo modifica perché il cavallino rampante di Baracca non era rosso e non era disegnato come è disegnato oggi sulle automobili Ferrari. I carri armati, ne abbiamo già parlato, i tanks permettono, senza essere colpiti, tanks, contenitori in inglese, contengono completamente i soldati all'interno. I primi carri armati sono utilizzati dagli inglesi, vi ricordate, nel 1916 nella battaglia di Verdun, ne abbiamo già parlato. Diventeranno i carri armati sempre più efficienti e riusciranno a sconvolgere le linee nemiche. In particolare i carri armati inglesi e americani, a partire dai primi mesi del 1918, sul fronte occidentale saranno decisivi per sconfiggere l'esercito tedesco. Fra le nuove armi ci sono anche armi veramente inquietanti come i gas. Per la prima volta vengono usati gas asfissianti che all'epoca non erano vietati dalle convenzioni internazionali per la guerra. I gas asfissianti molto spesso era a base di cloro, e anche qui siamo alle origini. Spesso andava male, funzionava male, era pericoloso usare il gas perché se il vento cambiava direzione succedeva che il gas poteva anche tornare indietro e colpire gli stessi che lo avevano lanciato.
bisognava stare molto attenti alla direzione del vento. Gas asfissianti erano terribili, penetravano all'interno di qualunque uniforme, ustionavano la pelle e poi ovviamente avvelenavano gli avversari quando questi respiravano. Uno dei gas asfissianti più famosi a base di cloro venne chiamato iprite. Perché viene chiamato iprite? Perché fu usato per la prima volta dai tedeschi sul fronte occidentale presso la città di Ypres in Belgio. Per questo si chiama iprite, o anche gas mostardo, ovviamente ha un nome chimico preciso, però viene chiamato convenzionalmente iprite. Venne usato per la prima volta sul fronte occidentale dai tedeschi. I tedeschi l'avevano già usato sul fronte orientale. Ennesima cosa per cui i tedeschi saranno criminalizzati dopo la guerra è il fatto di aver usato gas asfissianti. Una cosa disumana, eccetera, come se li avessero usati solo loro. In realtà i gas asfissianti furono usati anche dagli altri paesi belligeranti. Per non farsi intossicare dai gas si usavano le maschere antigas che davano un aspetto mostruoso al soldato. Il soldato con la maschera antigas rappresenta proprio iconograficamente, fotograficamente, la barbarie, la mostruosità tecnica della prima guerra mondiale. Come vedete ci sono armi che assolutamente in precedenza non esistevano, armi completamente inedite che poi saranno potenziate in guerre ancora più distruttive e daranno poi un potere di distruzione anche purtroppo nei confronti delle popolazioni civili che da un punto di vista militare invece non vengono quasi toccate nella prima guerra mondiale. Poi però abbiamo visto che la prima guerra mondiale è una novità rispetto alle guerre precedenti. Perché è mondiale? Questo è molto relativo, infatti, perché vi erano già state altre guerre mondiali, nel senso di guerre combattute in tutto il mondo, in tutti gli oceani. Ricordate la guerra dei 7 anni? Si combatte in tutto il mondo, nelle Americhe, in Asia, le flotte britannica e francese, ma non solo, combatterono in tutti gli oceani. Ricordate che i risultati importanti della guerra dei 7 anni furono proprio quelli extraeuropei, delle colonie, in particolare la Gran Bretagna sottrae molte colonie francesi, quindi è stata combattuta in tutto il mondo, questo è vero, però attenzione, la prima guerra mondiale è particolarmente una guerra mondiale. Perché? Perché per la prima volta la potenza che decide la guerra, che fa vincere la guerra allo schieramento dell'intesa, è una potenza non europea, cioè gli Stati Uniti. La prima guerra mondiale è una novità perché il paese decisivo in questa guerra, a differenza delle guerre precedenti, è un paese non europeo, gli Stati Uniti. Per la prima volta in Europa viene portata all'interno dell'Europa la guerra da parte di una potenza extraeuropea, per via degli Stati Uniti che intervengono sul suolo europeo e sono decisivi, mentre invece in guerre precedenti, anche combattute in tutto il mondo, erano pur sempre le potenze europee che combattevano al di fuori dell'Europa. Chi combatteva in Asia, in America, erano pur sempre potenze europee. Questa volta invece la guerra è mondiale nel senso che, pur essendo soprattutto una guerra europea, viene decisa da una grande potenza extraeuropea che invade l'Europa. Abbiamo visto che in fondo in questa guerra mondiale ci sono paesi di tutto il mondo che partecipano alla guerra, però di fatto l'unico paese al di fuori dell'Europa il cui intervento è significativo e decisivo per l'esito della guerra è quello degli Stati Uniti. Comunque questo fatto della guerra mondiale non è fondamentale, infatti inizialmente questa guerra viene chiamata Grande Guerra, solo in seguito venne chiamata Prima Guerra Mondiale, e per chiamarla Prima Guerra Mondiale ovviamente ci è voluta la Seconda Guerra Mondiale per denominare retrospettivamente questa guerra come Prima Guerra Mondiale. Vi ho già anticipato anche il fatto che la vera grandissima novità della Prima Guerra Mondiale, che veramente non la fa assomigliare a nessuna delle guerre
precedenti, anche se anche qui qualche anticipazione c'era stata. Vi ricordate la guerra anglo-boera, ricordate la guerra di secessione americana? Il fatto che è importante il fronte interno. Si tratta di una guerra totale. I concetti di fronte interno e di guerra totale sono concetti assolutamente complementari e strettamente legati tra loro. Abbiamo già visto che cos'è il fronte interno e la società civile. Nelle guerre precedenti la guerra veniva combattuta al fronte. Chi vinceva era l'esercito, vinceva delle battaglie, guerre che si risolvevano militarmente. Questa volta non è così. Abbiamo visto che la società civile viene mobilitata completamente, viene militarizzata con la propaganda a favore dei soldati, cioè si pensa di vincere la guerra anche irreggimentando la società civile, che viene militarizzata. Chi si oppone alla guerra viene arrestato, viene emarginato, viene perseguitato, viene umiliato da tutti, viene bollato come disfattista. L'idea è che la guerra sia così totale, così pervasiva, così prolungata, così terribile, così bisognosa di risorse, che per essere vinta ha bisogno anche dell'appoggio dei cittadini, della società civile, che vengono chiamati a fare manifestazioni, ma anche per esempio a prestare i loro soldi, a dare i crediti di guerra, a prestare i loro soldi per finanziare lo sforzo bellico. Oppure un'altra caratteristica sta nel fatto che, siccome tutti gli uomini adulti erano al fronte, le donne, la mobilitazione della società civile riguarda anche le donne, devono iniziare a sostituire gli uomini anche in molti lavori, anche in lavori prettamente maschili, come il vigile urbano. Nelle fabbriche non ci sono più operai, le donne lavorano indefessamente nelle fabbriche, svolgono qualunque tipo di lavoro, lavori anche maschili, anche lavori manuali, ma anche il vigile urbano, lavori di autorità, lavori dei maschi. Le donne si abituano a lavorare e ad avere una responsabilità, perché la patria dice loro che sono importantissime e devono sostituire gli uomini al fronte nei loro lavori. Ovviamente questo cambia la mentalità nei confronti delle donne, autorizza le donne ad avere delle pretese politiche. Infatti, dopo la prima guerra mondiale, molti paesi accorderanno il voto alle donne anche per il contributo importantissimo che le donne hanno dato sostituendo gli uomini al fronte. Chi vince la guerra? La prima guerra mondiale per la prima volta non viene vinta per delle battaglie. Guardate che Germania e Austria alla fine della guerra mondiale non si arrenderanno perché avranno perso chissà quali grandi battaglie. È vero che nell'ultimissimo periodo perderanno, inizieranno a retrocedere, ma questo avviene per il cedimento del fronte interno. Essendo una guerra lunghissima in cui c'è bisogno di enormi materiali, di enormi spese, ad esempio i proiettili devono essere continuamente prodotte perché finiscono presto, subito. Si usano una miriade di armi, proiettili. Che cosa succede? Di fatto chi vince la guerra la vincono Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, perché Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti producono industrialmente più di Germania e Austria. Quindi non si vince, comprendete, con le battaglie, si vince producendo, cioè facendo funzionare al meglio le industrie. Le battaglie, anche quando si vincono perché si hanno le migliori industrie, si continua a produrre di più e meglio rispetto ai paesi che perdono. Quindi capite, la vittoria si decide all'interno. La Germania e l'Austria perdono perché, vi ricordate, sono stretti a tenaglie anche in mare, non riescono a importare risorse. Sin dall'inizio della guerra la Germania e l'Austria sono in difficoltà con le risorse, non riescono a produrre armi adeguatamente. Germania e Austria non avranno più benzina, non avranno più proiettili, non avranno più i telefoni, perché la loro industria non riesce più a produrre. Mentre invece le industrie dei paesi vincitori dell'intesa producono di più, hanno prodotto fino all'ultimo, comprendete? Quindi vince
chi produce più armi, chi mantiene, nonostante i massacranti anni di guerra, chi mantiene un grande potenziale industriale, una grande produzione. Da questo punto di vista gli Stati Uniti, che non hanno la guerra sul loro territorio, possono dispiegare una produzione industriale imbattibile. Fronte interno, guerra totale, significa anche capacità di produrre, quindi che significa? Che si cominciano a produrre soltanto armi. Tutte le industrie civili si riconvertono in industrie militari, si riconvertono in industria bellica. Anche la Fiat non produce più solo automobili, produce anche armi, così come tutte le industrie. Attenzione, questa militarizzazione delle industrie, cioè la totale riconversione delle industrie in industrie belliche, implica anche la totale sottomissione delle industrie agli eserciti e ai governi, cioè, questo anticipa ovviamente i totalitarismi del Novecento, si forma un'economia statalista. Le industrie producono in base alle commesse dello Stato. Le industrie non producono più merci civili, ma armi e tutto quello che serve alla guerra, non producono in base alla domanda dei consumatori, in base al libero mercato. Le industrie vengono dirette e controllate dai governi, che abbiamo visto nella scorsa lezione sono governi di concentrazione nazionale con poteri eccezionali. Da parte di governi di concentrazione nazionale significa anche che si ha il potere di dirigere completamente le industrie, quindi l'economia industriale diventa totalmente controllata dallo Stato. Anche se io mantengo la proprietà privata, la mia industria produce per lo Stato, lo Stato mi dice che cosa devo produrre, quello che serve alla guerra, quindi abbiamo una statalizzazione, un controllo dell'economia da parte del governo, che ovviamente prefigurerà i totalitarismi, sia il comunismo sovietico, sia i regimi nazifascisti, subito dopo la prima guerra mondiale, perché gli stessi industriali si abituano a produrre solo ed esclusivamente per i governi, per gli eserciti che vengono controllati dai governi. Che cosa succederà? Che questo provocherà dei regimi totalitari dopo la guerra. Chi produce di più in questa totale conversione bellica vince la guerra, non chi è più eroico o ha la strategia migliore sul fronte, vince chi è più potente economicamente. Quindi la guerra si trasforma in una guerra in cui il fronte industriale interno è fondamentale. La guerra si vince se la società civile riesce a mobilitarsi per il fronte. In moltissimi casi intere proprietà vengono espropriate, persino per esempio in paesi ultrademocratici come in Gran Bretagna. I governi sono governi totalizzanti. Per esempio in Gran Bretagna fu espropriata tutta la flotta civile, tutte le navi mercantili dovevano servire per la guerra e vengono tolte ai loro proprietari. Fronte interno, guerra totale, militarizzazione della società. Attenzione, fronte interno significa anche evitare che i propri cittadini muoiano di fame, cioè come si vince la guerra? Danneggiando il fronte interno degli avversari. L'abbiamo già visto che questo riesce ai paesi dell'intesa contro la Germania e l'Austria, e non al contrario da parte della Germania e l'Austria. Quindi perché in realtà perdono Austria e Germania? Non producono abbastanza alla fine della guerra, non hanno più benzina, non hanno armi, ma dipende anche che nel fronte interno si diffonde la condizione in cui i cittadini in Germania e Austria non hanno più da mangiare. Si vince o si perde la guerra in base al fatto che si riesca a gestire i civili. Quando i civili hanno da mangiare, stanno abbastanza bene, non si ribellano. Quando, come in Germania e in Austria, non parliamo della Russia, si arriva alla fame, allora c'è un cedimento del fronte interno, nel senso che ci sono rivolte. Fronte interno significa anche mantenere la lealtà,
questo avviene anche attraverso la militarizzazione della società civile, la propaganda, le parate militari, eccetera, perché in moltissimi paesi, non solo Austria e Germania, ma in moltissimi paesi nel corso della guerra ci sono rivolte. Abbiamo visto che questo sin da subito, dal 1915, riguarda la Russia. Crolla il fronte interno, i russi non hanno più da mangiare, si ribellano, creando quindi dei problemi anche ai trasporti, alle infrastrutture, alla produzione industriale, alla conduzione della guerra in generale. Dove ci sono rivolte, ribellioni, scioperi, ci sono violenze, lì crolla il fronte interno e quei paesi perderanno la guerra. Vedremo nelle prossime lezioni che la Russia si ritira dalla guerra perché nel 17 il fronte interno crolla completamente e ci sarà una rivoluzione che porta al potere un regime comunisti bolscevichi di Lenin che escono dalla guerra. Questa rivoluzione verrà fatta perché la maggior parte della popolazione, i contadini russi, non vogliono più continuare la guerra perché per loro significa la fame e quindi ci sarà addirittura una rivoluzione nel fronte interno, costringendo la Russia a uscire dalla guerra. Mantenere saldo il fronte interno, anche in Austria, senza togliere valore all'esercito italiano, la vittoria di Vittorio Veneto, senza nulla togliere, ripeto, al valore dell'esercito italiano che respinge gli austriaci. L'Austria crolla perché non riesce più a controllare le nazionalità oppresse. L'impero austriaco non esiste più al momento della vittoria dell'Italia, tutte le nazionalità oppresse, cechi, slovacchi, rumeni, si erano già separati dall'Austria, avevano dichiarato la propria indipendenza, quindi il fronte interno in Austria crolla per via dell'indipendentismo delle nazionalità oppresse che approfittano del disastro sociale, economico e militare della guerra per ribellarsi e quindi crolla il fronte interno. Quindi è fondamentale anche per via della propaganda, la militarizzazione, con la propaganda, con la forza delle leggi, ma è importante mantenere saldo il fronte interno, mantenere la lealtà della popolazione civile. Il fronte interno provoca anche disastri nell'esercito. Nel 1917 ci sono ammutinamenti, ci sono diserzioni all'esercito degli eserciti. Molti militari non vogliono più combattere, non soltanto tra i paesi che perderanno, ci saranno mutinamenti e scioperi massicci anche in Francia, per esempio, destinata a vincere la guerra. Quindi la guerra si vince, si perde all'interno, cioè tra la popolazione civile. Chi non ne può più della guerra, chi non ha più da mangiare, si ribella, sciopera, blocca le fabbriche, blocca la produzione industriale, impedisce la prosecuzione efficiente della guerra. Quindi questo è fondamentale. Poi abbiamo visto guerra totale, l'abbiamo visto governi totalizzanti che hanno ogni potere. Questa faccenda del fronte interno è fondamentale, fa sì che la prima guerra mondiale sia una guerra completamente diversa dalle guerre precedenti. Perdono coloro che hanno utilizzato una strategia sbagliata nelle battaglie, ma perdono anche coloro che non riescono più a produrre proiettili, armi, che non riescono più a dare a mangiare ai soldati, che non riescono a dare da mangiare alla popolazione civile. I soldati e la popolazione civile si ribellano, non ne possono più della guerra ed è per questo che i paesi che perdono sono i paesi che perdono. Quindi questo non era mai successo nelle guerre precedenti. La prima guerra mondiale è una guerra totale, è pervasiva, assorbe tutte le risorse e le energie della nazione, anche le risorse civili, e quando i civili non sono più d'accordo si ribellano e crolla il fronte interno. Ci sono iniziative apposite per far crollare il fronte interno degli avversari. Abbiamo visto il blocco navale inglese riesce con successo ad affamare per tutta la guerra Germania e Austria.
il fronte interno crolla maggiormente in Germania e Austria perché esse sono circondate da paesi nemici, paesi che li hanno strangolati. Dal punto di vista economico non arrivano rifornimenti con le navi, i porti sono bloccati. La Germania con i sottomarini ha cercato di fare la stessa cosa verso l'Inghilterra, affamare l'Inghilterra, non c'è riuscita. L'Inghilterra ha comunque resistito. Quindi grandissima importanza di questi concetti, guerra totale e fronte interno. Qualcuno di voi ha sentito parlare del volo di D'Annunzio, del volo futuristico di D'Annunzio su Vienna? Con un aereo D'Annunzio vola su Vienna, nel cielo di Vienna, gettando dei volantini di propaganda, poi incredibilmente riesce a tornare sano e salvo. In questo modo lui cerca di minare il fronte interno, lancia dei volantini che dicono agli austriaci, arrendetevi, state perdendo, vi stanno dicendo delle notizie completamente false, i vostri figli al fronte stanno morendo e così via. Cioè quei volantini servono a minare la fiducia, la psicologia, la lealtà della popolazione civile nei confronti del proprio governo. Così anche nelle trincee, a volte, pensate, si lanciano dei proiettili che sono avvolti in fogli di carta, che sono fogli di propaganda per scoraggiare i soldati nemici. Quindi abbiamo visto queste caratteristiche fondamentali senza le quali non si comprende la prima guerra mondiale e non si comprende perché alcuni vincono e alcuni perdono, perché la risposta non è nelle battaglie, la risposta non è in quello che succede sul fronte militare, ma la risposta sta in quello che succede nella società civile, nell'economia. E quindi terminiamo qui questa lezione, procederemo la prossima volta a parlare di quello che succede nel 1917, che sarà veramente l'anno della svolta per la Grande Guerra. Vi ringrazio e vi saluto tutti, arrivederci.